Oggi Max risponde. Da un po' di giorni per sbloccarmi a disegnare ho iniziato a fare doodle guardando altri doodle, provando a rifarli. Poi ho iniziato a fare anche disegni più complessi, rimanendo su uno stile molto semplice e stilizzato, il tutto guardando illustrazioni di altri. Sono uguali ma diversi allo stesso tempo. Ora il mio dubbio, è sbagliato ciò che faccio? Mi sento dire che bello il disegno. Ovviamente dico che l'idea non è mia, ma ho provato a riprodurre con uno stile diverso. Però mi sento in colpa sotto certi versi. E quindi la domandona: sono una merda a copiare disegni di altri? Risposta breve: no! Risposta veloce, un po' più articolata: no, cazzo! In primo luogo sta parlando la ragazza che mi ha scritto di cose che fa per allenamento, quello che voi fate a casa vostra, per conto vostro, per migliorarvi o per hobby, sono esattamente cazzacci vostri, punto. Non dovete sentirvi in colpa per nulla, a meno che l'hobby non sia nascondere cadaveri nell'armadio. In quel caso un pochino sì. In secondo luogo, se anche voi voleste poi pubblicare qualcosa, non lo state facendo a scopo di lucro. È un allenamento come può esserlo partecipare all'Inktober. Se proprio vi sentite dei ladri, dei furtaioli, potete fare la cosa più semplice del mondo, la più ovvia e anche la più utile, ovvero postare il lavoro che avete fatto prendendo ispirazione dal lavoro di qualcun altro e creditarlo per l'idea. Quindi gli fate anche pubblicità e non credo esista una persona sulla terra a cui faccia schifo essere preso come modello, come esempio, come reference. Tra l'altro esiste da qualche anno il Draw This in Your Style, per cui è abbastanza ovvio che a molti artisti faccia piacere vedere come altri reinterpretano il proprio lavoro. In terzo luogo, qualsiasi cosa voi disegnate, anche quando disegnate inventando, in realtà non state inventando un cazzo, perché comunque, anche se non avete una reference davanti, state attingendo a quello che avete nella testa, e la vostra testa è letteralmente una galleria di tutto quello che avete visto nell'arco della vostra vita. Quindi, quando disegnate un corpo umano e ne conoscete la struttura, è comunque una derivazione di quello che avete studiato di anatomia e di migliaia, centinaia di pose, foto, disegni di corpi umani. Ci aggiungo anche questo: un conto è copiare, un conto è prendere un'immagine, carpirne il soggetto, ad esempio sceglierne di usare gli stessi colori. Vedo un orso che porta a passeggio una rana, cazzo che bella idea, disegno anch'io un orso che porta a passeggio la rana. Comunque ci metterò del mio, prenderò quello che mi piace di quell'immagine, o magari lo studierò per cercare di carpirne la tecnica, che tipo di processo ha usato quell'artista, quindi andate a scomporre quello che è stato fatto e lo fate diventare vostro. Un esempio super calzante sono le cover delle canzoni. È pieno il mondo di cover di canzoni, però in quel caso le persone non si sentono di star rubando, stanno omaggiando una canzone che gli piace da morire, e c'è da dire che a volte certe cover sono migliori pure delle canzoni originali, perché come dicevano i grandi artisti, forse era Picasso, forse era Steve Jobs, non me lo ricordo, gli artisti mediocri copiano, i grandi artisti rubano. Questo non significa che prendono in toto una cosa. In un'opera, anche mediocre, il grande artista è in grado di riconoscere un valore, un qualcosa che funziona, e non si fa nessun problema a prenderla e farla sua e integrarla nel suo lavoro, che poi è il modo anche, come vi ho detto nel video dello stile, di trovare il proprio modo di disegnare, una collezione di tutte le cose che abbiamo visto e amato, che hanno fatto altri. Nel caso in cui invece si parli di cose fatte per lavoro, come sono comunque per lavori nostri, che addirittura vendiamo, è legittimo copiare? Sì, se il vostro concetto è prendo l'immagine da Google e la piaffo, no, quello si chiama furto. Se fate una copia talmente uguale all'originale da essere difficilmente distinguibile dall'originale, quella si chiama falsificazione. Se nel momento in cui si mettono una di fianco all'altra le immagini, o nel momento in cui io vedo l'immagine mi ricorda comunque il disegno dell'altra persona, non è un furto, è una citazione. Lo fanno nei film, di prendere scene riconoscibili, colori riconoscibili e metterli dentro. È un omaggio, semmai, a un qualcosa che ci è piaciuto molto. Ma sono abbastanza convinta che siate in grado di capire la differenza, soprattutto per il modo in cui lo fate, perché se cercate di copiare centimetro per centimetro, colore per colore, pixel per pixel, non state prendendo a spunto un'immagine, la state praticamente ricalcando. Per quanto riguarda poi il lavoro, copiare
è un modo perfetto per minimizzare le tempistiche e ottenere comunque degli ottimi risultati. Recentemente mi è capitato di lavorare a una sigla, c'è pochissimo tempo, ci sono un sacco di scene da fare. Spesso, soprattutto chi è giovane alle prime armi, pensa che per essere autentico e originale debba partire a fare tutto da zero. L'uso di reference è utile e ve lo consiglio caldamente. Usare foto di riferimento, scene di film, altre illustrazioni o qualsiasi cosa vi possa dare uno spunto e una base è un ottimo modo per velocizzare il processo e non partire da una base pronta. È come quando preparate la pasta al sugo. Potete preparare la pasta asciutta, il soffritto, mettere la salsa di pomodoro e prepararvi la pasta dall'inizio alla fine. Sarà una meraviglia se non sbagliate i dosaggi o non bruciate le cose. Tuttavia, lo stesso risultato in un giorno in cui ho fretta posso ottenerlo prendendo la pasta e buttandoci un barattolo di sugo già pronto. Lo stesso concetto si può applicare al lavoro. Ad esempio, per fare quello sfondo cosa ho fatto? Ho la base preparata da chi ha fatto lo storyboard. Che atmosfera voglio dare a questa stanza? E sono andata a cercare scene di film e illustrazioni e foto di palazzi con delle luci e dei colori che secondo me erano simili a quelli che avevo nella mia testa. Ho preso a mani basse i colori e l'impostazione della luce da quell'immagine lì. Quindi mi sono andata a risparmiare svariati minuti, mezz'ore, ore di studio e di preparazione. È sbagliato? Assolutamente no, perché il risultato finale comunque non è la stessa scena. Certo, se uno le mettesse affiancate direbbe ehi guarda, hanno i colori simili, è anche la luce, è anche un po' la composizione di questo e di quello, ma l'associazione non è così diretta da dire ah cazzo, ho preso, ho fatto copia e incolla. Riassumendo, per allenarvi potete fare quello che volete, se volete produrre delle cose vostre siete autorizzati a copiare, ad avere reference per le pose, per renderle più realistiche, perché avere un qualcosa di partenza ci aiuta ad ottimizzare i tempi e probabilmente ad avere anche dei risultati più efficaci. Le pose dei personaggi, le luci non sono così facili da inventare di sana pianta. Avere delle basi realistiche, delle foto o dei filmati o altro di supporto ci aiuta a ottenere dei risultati migliori, più realistici e con anche, aggiungo io, un po' meno ansia. Partendo con una base già un po' fatta, quindi non dallo zero assoluto, si evita molto spesso anche il panico da foglio bianco, che è una cosa che voi volete evitare. Max ha risposto, vi auguro buona vita e fatevi meno seghe mentali. Diceva Goethe, se vedi un grande maestro, scoprirai che ha usato sempre ciò che c'era di buono nei suoi predecessori e che è stato proprio questo a renderlo grande.